Allora, partiamo con una domanda un po' provocatoria. E se una delle più grandi invenzioni della storia, l'aratro, fosse in realtà la radice di alcune delle disuguaglianze tra uomini e donne che vediamo ancora oggi? Sembra un'idea forte, vero? Beh, in questa nostra analisi seguiremo le tracce di una ricerca davvero straordinaria per vedere se c'è del vero in questa ipotesi. Iniziamo da un vero e proprio enigma del nostro tempo. Come mai ancora oggi le opinioni sul ruolo delle donne nel mondo variano così tanto? E non stiamo parlando di piccole sfumature, eh? Le differenze sono a volte abissali, quasi da un pianeta all'altro. Guardiamo un esempio concreto, che viene dritto dritto dai dati di una delle fonti della ricerca. Domanda: quando il lavoro scarseggia, gli uomini dovrebbero avere più diritto a un lavoro delle donne? Sentite le risposte. In Islanda solo il 3,6% è d'accordo, praticamente nessuno. Ora spostiamoci in Egitto. La stessa risposta la dà quasi il 95% della popolazione. 95%. Ma com'è possibile una differenza così enorme? Beh, la risposta, incredibilmente, potrebbe nascondersi in uno strumento vecchissimo. Ed eccolo qui, il nostro indiziato principale. Un gruppo di economisti, parliamo di Alberto Alesina, Paola Giuliano e Nathan Nunn, ha puntato il dito proprio contro di lui, l'aratro. Attenzione, non l'aratro super tecnologico di oggi, ma quello tradizionale, quello usato nelle società agricole di secoli e secoli fa. A dire il vero, l'idea non è spuntata dal nulla. Si basa su un'ipotesi di un economista danese, Esther Boserup. Pensate, già nel 1970 lei aveva suggerito che i ruoli di genere come li conosciamo oggi potrebbero affondare le radici proprio lì, nei diversi modi di fare agricolture nel lontano passato. Ok, proviamo a visualizzare la differenza. Da una parte abbiamo l'agricoltura fatta con la zappa. Serve meno forza fisica, si può smettere e riprendere facilmente. Insomma, è un lavoro compatibile con la cura dei figli. Uomini e donne, lì, potevano partecipare più o meno alla pari. Poi arriva l'aratro. E qui, cambia tutto. L'aratro richiede una forza fisica notevole, soprattutto nella parte alta del corpo. E poi bisogna gestire animali da tiro. Impossibile farlo mentre si occupa dei bambini piccoli. Ed è qui che nasce una specializzazione quasi naturale per l'epoca, gli uomini nei campi, le donne a casa. Ed è questo il punto chiave, il vero snodo della questione. Quella che all'inizio era solo una divisione pratica dei compiti, col passare del tempo si è trasformata in una vera e propria norma culturale, si è radicata. L'idea che il posto naturale della donna fosse in casa non è piovuta dal cielo, ma è nata, secondo questa teoria, proprio da una tecnologia. Ok, fin qui è una teoria affascinante, ma servono le prove, giusto? E allora andiamo a vedere cosa ci dicono i dati storici. Allora, i ricercatori hanno fatto un lavoro pazzesco. Hanno analizzato dati su centinaia di società preindustriali e i risultati, sono netti, chiarissimi. Nelle società che usavano l'aratro, la partecipazione delle donne al lavoro agricolo crollava. In tutte le fasi, dalla semina al raccolto. Insomma, più aratro uguale meno donne nei campi. Un legame quasi matematico. Ma aspettate, perché c'è un dato che è ancora più sorprendente, quasi scioccante direi. L'uso dell'aratro è legato a una diminuzione dell'1,3% nel rapporto tra l'altezza delle donne e quella degli uomini. E cosa significa? L'altezza da adulti dipende molto da come si è stati nutriti da piccoli, quindi questo dato suggerisce che in quelle società si investiva di meno nelle bambine rispetto ai bambini. È un indicatore fisico, oggettivo, del diverso valore che veniva percepito. Ok, questo è il passato, ma la domanda vera, quella che ci interessa di più è: com'è possibile che un'antica tecnologia possa avere ancora oggi un'influenza così forte? A quanto pare l'eredità è chiarissima e si può misurare. I dati ci dicono che i paesi dove gli antenati usavano l'aratro tendono ancora oggi ad avere meno donne nel mondo del lavoro, meno imprese al femminile e meno donne in politica. La correlazione è davvero impressionante, salta subito all'occhio. E per capire quanto è forte questo effetto, pensate a questo. Basta una differenza non enorme nell'uso storico dell'aratro per trovare oggi quasi il 7% in meno di partecipazione femminile al lavoro. È un impatto gigantesco che è sopravvissuto a secoli di cambiamenti economici, sociali e tecnologici. E qui arriviamo al cuore del problema. Ok, la correlazione c'è, ma da cosa dipende? È colpa di credenze culturali che passano di padre in figlio, di madre in figlia? Oppure è che l'uso dell'aratro ha creato, nel tempo, leggi e istituzioni che ancora oggi sfavoriscono le donne? Il problema è come si fa a separare le due cose?
Isolare l'effetto della cultura è difficilissimo. Se confrontiamo, non so, l'Italia e la Svezia, stiamo confrontando tutto: leggi diverse, mercati del lavoro diversi, storie diverse. Come facciamo a essere sicuri che la differenza la faccia proprio la cultura e non tutto il resto? Ed è qui che lo studio diventa geniale. Per risolvere questo rompicapo, i ricercatori hanno avuto un'idea: guardare gli immigrati di seconda generazione, per esempio negli Stati Uniti o in Europa. Pensiamoci un attimo. Queste persone sono nate e cresciute nello stesso paese, hanno le stesse leggi, le stesse opportunità di lavoro, le stesse scuole. L'unica vera grande differenza tra loro è la cultura che hanno ereditato dai genitori, dal loro paese di origine. Il concetto di fondo è semplice ma potentissimo. Le istituzioni, le leggi, sono fisse in un paese, ma la cultura viaggia con le persone, ce la si porta dietro come un bagaglio invisibile. E il risultato è la prova del 9. Anche in questo laboratorio naturale l'effetto dell'aratro persiste. Le donne i cui genitori vengono da paesi con una forte tradizione dell'aratro hanno meno probabilità di lavorare, anche se sono nate e cresciute in un contesto completamente diverso. Questo ci dice una cosa: è proprio la cultura trasmessa in famiglia a fare la differenza. Allora tiriamo le somme. Qual è il verdetto finale su questo antico strumento? Cosa ci insegna tutta questa incredibile catena di prove? Torniamo alla domanda iniziale. L'aratro ha creato il patriarcato? Beh, la risposta non è un sì secco, sarebbe troppo semplice. Non da solo, ovviamente, ma questa ricerca ci dimostra, in modo piuttosto convincente, che è stata una forza storica potentissima. Ha plasmato credenze sui ruoli di genere talmente profonde che, incredibilmente, sono arrivate fino a noi. Ma allora, quanto pesa questa eredità culturale? I ricercatori hanno provato a stimarlo. Da sola, la cultura spiega tra il 12 e il 43% dell'effetto totale dell'aratro. Il resto? Il resto sono altri fattori come le leggi o l'economia. Ma attenzione, anche questi fattori sono stati a loro volta influenzati da quella divisione del lavoro nata migliaia di anni fa. È tutto collegato. E tutto questo ci lascia con una domanda finale, forse la più importante. Se una tecnologia così antica ha lasciato un'impronta così profonda, quali sono gli aratri invisibili di oggi? Quali sono le tecnologie, le abitudini, gli eventi che stanno in questo preciso momento plasmando le norme culturali e la società di domani, magari senza che ce ne accorgiamo?